Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Per chi non mi conoscesse, io sono Vincenzo e questo è il canale di Black Squirrel Paracord Italia. Siccome è da un po' che non realizzo un portachiavi e siccome il video del cinturino della settimana scorsa, che vi lascio qui sopra come al solito, è stato veramente impegnativo e mi ha fatto sudare per 3 giorni, mi è sembrato giusto e doveroso fare qualcosa di molto più semplice. Non è vero, è un video tappabuchi che devo girare e montare in 4 ore. Allora, prima di iniziare ragazzi devo veramente ringraziarvi di cuore perché a parte la crescita esponenziale che sta facendo il canale, che sta veramente andando alla velocità della luce, vi voglio ringraziare principalmente per il supporto che state dando sullo store. Infatti sia il kit Maxi che il kit Jig stanno andando veramente a ruba e di questo vi ringrazio veramente di cuore perché mi fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Ma poi la cosa che mi fa veramente piacere è il supporto che date dopo l'acquisto con messaggi sui vari social ma anche su WhatsApp, le foto che mi mandate delle vostre realizzazioni, cioè il fatto che voi acquistiate sullo store e che poi successivamente avete questa voglia di mandarmi le foto di quello che realizzate è una cosa che veramente mi riempie di gioia e che vorrei che voi continuaste a fare all'infinito o almeno finché io abbia le forze di riuscire a rispondere a tutti. Quindi vi prego veramente di non smettere mai di fare questa cosa perché è veramente bello da parte vostra. Ok, fatto questo bellissimo e commovente momento di sdolcinatezza, iniziamo subito con il tutorial. Allora, eccoci qui. Per realizzare questo portachiavi fondamentalmente ci vogliono 2 nodi che molti di voi conoscono già abbastanza bene perché li abbiamo visti più volte in altri nostri tutorial e sono il classico intreccio Cobra e il nodo che abbiamo realizzato in quel famoso tutorial dal titolo Un nodo 1000 utilizzi. Per realizzare questo portachiavi abbiamo bisogno di 2 colori di paracord da 160 all'1, quindi 1,60 m all'1. Io in questo caso utilizzerò i colori Blue Green numero 66 della nostra tabella colori e Black Wood numero 68, colori che ovviamente trovate all'interno del nostro store nella sezione paracord. È chiaro che sono anche colori che potete aggiungere ai vari kit fai da te, dato che come molti di voi sapranno bene, quando acquistate un kit fai da te potete selezionare 6 o 8 dei tanti colori di paracord che trovate sul nostro store. Ok, iniziamo subito. Ovviamente abbiamo bisogno di un anello. Se decidete di farlo con l'anello potete farlo con un moschettone, potete farlo come volete. Prendiamo i 2 colori di paracord, facciamo partire le 2 estremità dallo stesso punto e lasciamo circa 40-50 cm. Ok, a questo punto facciamo un po' di spazio così si vede meglio. Partiamo da questo nodo qui, infatti inizialmente si fa questo tipo di nodo. Prendiamo il colore scuro, facciamo questo movimento e lo riportiamo sotto. Con la camo invece facciamo passare sotto, sopra e qui dentro. Stringiamo il tutto per bene ed ecco qui che abbiamo realizzato il primo nodo. Se volete farlo venire ragazzi uniforme dovete farlo abbastanza stretto, quindi non lasciamo mai lento il nodo. Ok, dopodiché continuiamo, iniziamo sempre dal colore scuro, quindi in questo caso dal colore scuro, ma nel caso vostro con il primo colore che avete utilizzato per il primo nodo, quindi ricominciamo, facciamo 1, quindi guardate, questo movimento e va giù, blocchiamo col dito sotto e tiriamo tutto da un lato, l'altro lo faremo passare sotto e qui dentro. Stringiamo per bene, lo ripeto per l'ultima volta in maniera lenta e poi aumentiamo la velocità. Allora guardate, colore scuro, sopra, sotto,
la camo andrà sotto a tutto, sopra e dentro. E questo lo facciamo finché questo pezzo non diventerà di circa 15-18 cm. Continuiamo. Ok, quando siamo arrivati più o meno qua e ad occhio e croce pensiamo di essere più o meno a quei 15-18 cm di cui parlavamo, fate un check della misura della corda che rimane. Quindi se vediamo che questa corda qui è più corta di quella che avevamo lasciato in precedenza, quindi questa, ecco come vedete quella lì, quella che avevamo lasciato all'inizio è più lunga, faremo un ulteriore nodo da questo lato, quindi dalla parte iniziale, per fare in modo che le due parti siano uguali. Quindi piuttosto che continuare da questo lato facciamo un ulteriore nodo da quest'altro lato, andiamo a fare l'ultimo check, vediamo che più o meno siamo alla stessa dimensione, guardiamo un attimo se questa grandezza di anello per noi va bene, o magari lo vogliamo leggermente più grande. Per me questa misura va bene, e qui inizia la seconda parte della realizzazione. Allora, intanto cosa importante, dobbiamo decidere quale deve essere il colore che deve stare all'interno, quindi, e di conseguenza quello che deve stare all'esterno. A me piace di più la parte camo esternamente e quindi terrò la parte più scura all'interno. Quindi prendo le due parti in camo, le sposto momentaneamente a destra e a sinistra e poggio questo al centro. Dopodiché prendo un anello, lo faccio passare qui dentro e metto in questo modo la restante parte. Qui dobbiamo decidere quanto deve essere lunga questa parte di qui, quindi questa parte di intreccio. Per me questa misura va bene e lo mantengo in questo modo. In questo momento non ha importanza se uno è più largo, se uno è più stretto, l'importante è andare a fare in questa fase i primi due nodi fatti con questa corda qui, quindi con la corda esterna. È un nodo cobra e sapete benissimo che bisogna pigliare la parte di sinistra, farla passare sopra, prendere la parte di destra, farla passare sopra a questa, sotto a tutto il resto, quindi sotto alle 4 che sono qui al centro, e qui dentro. Tiriamo. In questo caso dobbiamo fare in modo che queste due corde, quindi queste qui, quelle al centro, vadano sotto le altre due dello stesso colore, quindi in questo modo qui. Tiriamo tutto per bene. Non fate caso in questo momento se qualcosa si accavalla, se rimane, vedete, se rimane dello spazio qui. Per adesso state tranquilli, lasciate tutto com'è, andremo successivamente a sistemarlo. Tiriamo per bene in questo modo e andiamo a fare la seconda parte di nodo cobra. Quindi vediamo che questo è sopra, che è questa qui, la rimettiamo sopra, dopodiché pigliamo questa di sinistra, andrà sopra, sotto le 4 centrali e qui dentro. E tiriamo. A questo punto possiamo andare a regolare tutta questa parte qui, quindi questo per il momento lo facciamo passare da sotto, tiriamo, guardate cosa succede, vedete che questa parte va verso l'interno, che è il filo di sopra, ok, questa va verso l'interno e anche questa andrà verso l'interno. Arrivati a questo punto dobbiamo fare in modo che queste due parti siano uguali e come vedete in questo caso questa qui è leggermente più lunga, quindi che facciamo? Andiamo a prendere questa parte di destra, la tiriamo un po' e come vedete adesso siamo più o meno alla stessa dimensione. Facciamo un ulteriore nodo, quindi adesso sopra è questa, quindi questa qui la rimettiamo sopra, questa andrà sopra, sotto alle 4 e dentro,
A questo punto dobbiamo andare a tagliare queste parti ed ecco che vi spiego per quale motivo dobbiamo farlo adesso. Allora giriamo, tiriamo fuori in questo modo, quindi prendiamo l'anello e lo ribaltiamo un attimo, tagliamo, bruciamo e prima che questo si asciughi tiriamo le due estremità verso dentro, guardate, non tirate con forza se no rischiate di staccare tutto. Ok, come vedete è andato verso l'interno. Adesso rimettiamo l'anello in posizione e se vogliamo tiriamo di nuovo la parte anteriore per risolvere quel problemino che si era creato prima qui e che si è ricreato adesso quando abbiamo ribaltato l'anello. Tiro e tiro. Ok, come potete vedere adesso la bruciatura si vede poco e niente. E continuiamo. 1, 2, 3. Un consiglio che vi do arrivati a questo punto è di lasciare dello spazio per fare in modo che l'anello possa ruotare, perché sapete benissimo che se vogliamo metterci delle chiavi dobbiamo allargare l'anello e farlo ruotare, quindi se non lasciate abbastanza spazio può capitare che successivamente girandolo, se magari questa parte di anello diciamo è un po' più tagliente, ecco come esempio quest'altro modello è un po' più spigolosa, può succedere che facendo girare l'anello possa andare a rovinare il paracord, quindi cerchiamo di tenere abbastanza spazio per fare in modo che ruoti liberamente. A questo punto possiamo andare a tagliare il paracord, facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Ok, quindi non andiamo a schiacciare né con l'accendino né con la paletta. Ok, come potete vedere anche questo portachiavi è fatto ed è venuto, sì, uguale a quello che avevo fatto prima, ovviamente nella forma. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui, spero che il portachiavi sia stato di vostro gradimento. Vi chiedo come al solito, se non chiedo troppo, di lasciare un like e un commento a questo video. A voi costa nulla e per la crescita del canale invece è molto ma molto importante, quindi vi raccomando fate i bravi. Detto questo il tutorial finisce qui, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao 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 ciao!